Ciao a tutti, amici dello Scorpione. Benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Scorpione, tendenze energetiche generali per, grazie, la seconda parte di novembre. Wow, abbiamo la sacerdotessa. Amici dello Scorpione. La sacerdotessa è una carta che parla di intuito, fondamentalmente, di seguire il proprio intuito, di riconnettersi col proprio intuito. In questa figura, in questo mazzo, diciamo in particolare, la figura è rappresentata come se stesse meditando, ok? Quindi si tratta di ritrovare la comunicazione con se stessi, col proprio sé superiore. Diciamo è anche molto collegata con il subconscio, quindi è un po' il capire le profondità di voi stessi, mi viene da dire. Per qualcuno si potrebbe trattare di un inizio di qualche percorso di studi in materia esoterica, anche perché no. Andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono nello specifico. Io intanto vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete completare il messaggio o non dovesse risuonare proprio niente, potete ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video, schiacciando sopra altro, si apre una tendina e lì trovate il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi. Partiamo con un fante di coppe, abbiamo un fante di denari al contrario, un 9 di denari al contrario e un 6 di coppe al contrario. Quindi qui ragazzi il fante di coppe potrebbe rappresentare una persona o due persone, visto che abbiamo due fanti intorno a voi, o potrebbe rappresentare il fatto che c'è stata una comunicazione, un passo avanti da parte di qualcuno nei vostri confronti, o magari siete voi che avete fatto un passo in avanti nei confronti di qualcuno, ma credo più la prima, anche perché qua sento che questa potrebbe essere la vostra energia, in quanto non, come vi posso dire, non vi state completamente applicando in questa situazione, in questa relazione o in questo sorta di comunicazione che io vedo qui con il fante di coppe. Perché vedo anche questo 9 di denari al contrario che mi fa capire che non vi sentite completamente appagati da questa situazione probabilmente. La carta del 9 di pentacoli quando è al contrario parla di una mancanza di amor proprio. Quindi per qualcuno qui si tratta di dedicarsi di più a se stesso anche o a se stessa ed è per quello che probabilmente avete l'energia della sacerdotessa perché qui si tratta di trovare il canale interno con voi stessi. Abbiamo anche un 6 di coppe. Il 6 di coppe normalmente quando è il dritto parla di una relazione anche proprio, no, un po' da fiaba, un po' idilliaca e qui è girata al contrario, quindi diciamo che c'è questa sorta di rivalutazione di quello che potrebbero essere una relazione in particolare o le relazioni in generale, perché comunque quando c'è il 6 di coppe è sempre una carta che parla di come vi posso spiegare? Sì, è anche quella che parla di amore platonico, è l'amore che hanno è l'idea dell'amore che hanno gli adolescenti, quindi molto romanticizzata, ok? Per farvi capire. E qui al contrario, parla di un forte disequilibrio in questo senso. Wow! Abbiamo un cavaliere di coppe, ragazzi, quindi se qui poteva essere un approccio, qui diventa un qualche cosa di più concreto, questo tipo di movimento di chiacchiera, di offerta, di proposta o magari anche di scuse, perché comunque abbiamo un 6 di coppe al contrario, 6 di coppe fa riferimento a energie del passato, dell'infanzia, come vi dicevo, quindi può anche essere che qualcuno qui torni dopo un periodo a farsi vivo o viva, però ho come l'impressione che poi non si parli tanto di quello che è stato. Andiamo avanti. Allora, il principe di coppe, come vi dicevo, è un movimento di tipo un po' più concreto rispetto a quello del fante, cioè le intenzioni sono un po' più serie, questo lo vediamo verso fine mese. C'è anche la carta dell'alchimista, che è un arcano numero 1, parla di un nuovo inizio e parla anche di un'azione fatta in modo deciso, quindi qui non solo c'è la comunicazione e la disponibilità emotiva
a intraprendere questo nuovo percorso, ma c'è anche un'azione di tipo concreto. Se non è già un'azione di tipo concreto, perlomeno si sta studiando come poter fare. Avete il mago e la papessa, quindi sono due carte di forte potere spirituale, soprattutto il mago è una carta che parla di legge di manifestazione, quindi il creare con i vostri pensieri, il modo in cui uno pensa crea la realtà. E vi aggiungo, il modo in cui uno pensa oggi crea la realtà di dopodomani, diciamo, perché comunque c'è sempre un tempo, diciamo, di attesa tra come si pensa e la realizzazione di quello che si vuole. Terminiamo con un 4 di denari, ragazzi, che ci parla di una sorta di attaccamento da un punto di vista fisico. Può essere a una materialità, e qui lo capisco perché avendo il 9 di pentacoli al contrario, sento che non vi sentite proprio nel vostro potere personale a livello economico, e quindi è un po' come se vi steste proteggendo, o se magari qualcuno sta proteggendo i propri averi, i propri risparmi, piuttosto che, non lo so, anche solo i propri confini potrebbe essere, ok? Perché il 4 di denari comunque è una carta che parla di una sorta di staticità, quindi io qui vedo un sacco di movimento e poi è un po' come se vi dicessero, ok, dopo che hai smosso le acque, acquietati, pensa a te stesso, te stessa, centrati, calmati e non fare più niente. Va bene, andiamo a vedere con i mini tarocchi di spiegare tutte queste carte. Io intanto, per chi non lo sapesse, vi comunico che ho già iniziato a pubblicare gli oroscopi del 2023, li trovate nella playlist come sempre. Ehm, sono diversi oroscopi, nel senso che c'è un oroscopo generale del 2023 e poi seguiranno 3 oroscopi di approfondimento al primo. Quindi la prima parte dell'approfondimento, che era la crescita spirituale, è già uscito, la prossima settimana uscirà l'amore e poi il lavoro. Andiamo a vedere il fante di coppe, per piacere, grazie. 10 di coppe al contrario e 7 di spade. Sì, penso che siano delle scuse perché qualcuno qui non si è comportato bene con voi, probabilmente in un passato, probabilmente nei confronti della famiglia. Potrebbe anche esserci qualcuno che si senta un po' troppo responsabile per quello che sono i figli, o si sente in dovere di fare, che il peso, insomma, della gestione familiare sia veramente troppo, perché quando c'è 7 di spade si parla anche di proiezioni, il fatto di pensare di dover far tutto voi magari, no? Anche se lo sento per molti come un qualcuno vi porge comunque questa coppa, queste scuse, questa offerta. Andiamo a vedere il fante di denari al contrario. Un altro fante di coppe, la torre e un 2 di bastoni. Ho la sensazione che voi non crediate più tanto a questa persona. Abbiamo la torre, come se vi fosse crollato un po' un mito. Anche se comunque ci state pensando, mi viene da dire. Non ci vedete chiaro, non riuscite a vedere bene il motivo magari per cui questa persona è tornata, o... però secondo me ci state facendo un pensierino. Andiamo a vedere il 9 di denari al contrario, vediamo se... Il carro, la regina di spade, la luna e il 9 di bastoni. Sì, ho l'impressione che qui, ripeto, proiezioni, proiezioni con la luna, qui avete bisogno di mettere dei paletti, di definire quali sono i vostri confini. Con la regina di spade si sa benissimo che cosa bisogna tagliare. La regina di spade qui è un invito a non farsi troppi scrupoli e a dire quello che bisogna dire quando bisogna dirlo, quando è il momento di dirlo. La carta del carro fa riferimento al prendere in mano le redini della propria vita, e qui sento che non vi sentite in grado di farlo. Probabilmente perché comunque c'è una torre, ragazzi, c'è un momento di reset importante. La carta della sacerdotessa è un po' un ok, ascoltati tu dentro che cosa è giusto per te, cosa ti fa star bene, però qui c'è proprio bisogno di fare un lavoro sull'amor proprio, eh. Qui ci sono tante proiezioni con la luna e tanta paura. È per quello che anche c'è questa carta del 9 di bastoni che in realtà
è un po' come se dicesse siete scarichi, ormai siete, cioè il momento Thor comunque è impegnativo sempre, è una caduta dell'ego, quindi ridimensionare l'ego, renderci conto che magari ci eravamo sbagliati per delle nostre proiezioni è sempre un duro boccone da mandar giù. Però questo vi aiuta proprio con il carro a prendere in mano le redini della propria vita. Se qui c'era il 2 di bastoni che era un'indecisione, con il carro si va verso la scelta, eh. Andiamo a vedere questo 6 di coppe al contrario. Wow, regina di denari al contrario e re di denari. Sì, sento che una delle due parti è più convinta dell'altra, ragazzi. Cioè, più convinta nel senso che si sente più, come vi posso spiegare? Più sicura di sé, mentre l'altra è un po' più titubante. Non si fida poi più così tanto, ma anche perché giustamente se abbiamo questo 7 di spade a inizio lettura, capisco che ci sia qualche dubbio nei confronti dell'altro. Andiamo a vedere questo cavaliere di coppe. Un altro cavaliere di coppe e un 3 di coppe al contrario. Datemi un'altra carta per il 3 di coppe al contrario. 9 di coppe al contrario e 8 di bastoni. Ragazzi, qui sento che siete un po' voi che avete troncato la comunicazione, mi viene da dire, perché qui probabilmente l'offerta può essere che sia la stessa persona che all'inizio del mese, cioè scusate, del periodo di questi 15-20 giorni, vi lanci un po' così questa cosa senza dargli troppo peso. A fine periodo sento che si ritornerà su questo argomento con un po' più di decisione. Il punto qual è? Che qui voi non comunicate il fatto che non siete appagati. Perché quando c'è un otto di bastoni al contrario è perché manca la comunicazione o c'è una comunicazione sfarsata, ma ha senso perché comunque avete delle proiezioni, quindi anche voi probabilmente non sapete bene come parlare, come affrontare certi discorsi, certi argomenti, però c'è il mago qui, ci dice di fare un'azione di tipo concreto. Ecco, anche l'asso di bastoni dice di fare un'azione di tipo concreto e poi abbiamo un 4 di bastoni al contrario. Se volete andare verso quello che è la celebrazione, un'unione felice, un'unione riconosciuta, una solidità, una stabilità, c'è da fare un movimento di tipo fisico, ragazzi, pratico, muoversi. Se state cercando lavoro, è inutile mandare dei curriculum solo così, magari online, ma si tratta proprio di, non lo so, magari andare nell'azienda, visitare l'azienda, lasciare il curriculum, parlare con qualche responsabile o cose di questo genere, cioè fare proprio un lavoro di tipo fisico. Può anche parlare di legge di manifestazione, quindi può essere utile anche fare esercizi e visualizzazioni per manifestare per la legge di attrazione e tutto quello che riguarda il ok, penso per realizzare, faccio un'azione per raggiungere il tipo di obiettivo che io voglio. 4 di bastoni, 4 di denari. Andiamo a vedere questo 4 di denari. Imperatore al contrario e re di bastoni. Sì, allora per qualcuno fa riferimento proprio a una casa. Ha una casa che probabilmente bisogna lasciare o qualcuno ha bisogno di ritrovare una propria stabilità a livello di domicilio, di residenza, mi viene da dire. Però guardate, con questo 4 di pentacoli alla fine che parla, sì, è una carta di staticità, è vero, però è anche una carta che dà sicurezza. C'è l'imperatore, è al contrario, ma si sta lavorando per costruire il proprio potere personale, proprio attraverso questa azione, questa decisione, diciamo così, che farete verso la fine del mese. Quindi cercate di migliorare prima la comunicazione con voi stessi in modo da poi poter dire agli altri, insomma, quali sono i vostri limiti, quali sono le vostre paure, dove volete andare voi, i vostri progetti, cosa secondo voi bisogna tagliare, cosa non serve. È come se ci fosse un po' da ridimensionare prima voi stessi l'idea che voi avete di questa persona o di questa relazione. Dopodiché, una volta fatto il lavoro con, ok, noto, ho visto, ho preso consapevolezza che questa persona arriva fin lì, ipotesi, oppure che ha idee
diverse dalle mie oppure che lavora in modo diverso dal mio, cerchiamo un punto di incontro comune. Però prima dovete capire voi stessi che cosa è bene per voi per riuscire a comunicarlo agli altri, ok? Va bene, andiamo a vedere un oracolo e poi i messaggi dell'universo. Vediamo come chiudiamo la lettura. Guardate, ve l'ho detto prima. Le vibrazioni dei pensieri. Manifestare la propria realtà. E qua parla di scelte in risonanza con voi, cioè quindi quello che vi fa vibrare. Scusate, sto perdendo il microfono. Ok. E i segnali che ci sono intorno a voi. Carta numero 23. Wow. E poi abbiamo la carta degli avi, praticamente degli ancestri. Non so se si dica così in italiano. Ancestrale, ancestri, sì, dovrebbe. Ok. E parla di connessioni storiche e di scopi di vita. Mm. Qui guardate ragazzi, quando ho visto scopo di vita e poi ho visto la sacerdotessa, qui veramente potrebbe essere che qualcuno si avvicini di più a se stesso proprio da un punto di vista anche magari lavorativo. È vero che qui abbiamo un 4 di bastone al contrario, può parlare di un accordo che non è firmato in realtà, un accordo verbale diciamo più che scritto, però è l'inizio, è di qualche cosa, è l'inizio di un nuovo tipo di stabilità. Mm? Andiamo a vedere un messaggio da parte dell'universo. Vediamo cos'altro vi devono dire. Tante. Allora, faccio qualsiasi cosa che mi porta vicino ad essere più coscienzioso, no? Alla mia presa di consapevolezza, diciamo. E qui vedo la carta della sacerdotessa. Poi abbiamo anche questa è molto bella. La chiave della preghiera è dimenticare quello di cui penso di aver bisogno. Poi abbiamo più energia e intenzione porto, diciamo, verso il mio coraggio, eh, più sono senza paura e libero. E poi qui abbiamo questa carta che dice più, diciamo, mi faccio portare o trasportare, insomma, verso l'amore, più sono trasportato, più sono portato. Quindi è una questione di entrare in un certo tipo di vibrazione, come dico spesso, più alte sono le nostre vibrazioni, più alte, cioè più saranno di alta vibrazione le persone che io incontro, ok? Se io ho una vibrazione da 5 di coppe, quindi depressione, tristezza, di sicuro non attiro una persona felice, è più facile, come si dice, attirare persone che vibrano come noi, perché risuona la vibrazione, ok? Bene. Amici dello Scorpione, spero che la lettura vi sia stata utile. Se sì, potete mettere un like. Se volete supportare il canale, potete comunque iscrivervi, condividere, commentare, lasciare una donazione. Ogni tipo di supporto per me è valido. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!